Avete visto? Finalmente si vedono i primi performance. Questa è la taglierina al plasma col compressore integrato, che tra l'altro vi ho già recensito. Ma sarà una coincidenza? L'altra volta vi ho detto di commentare numerosi, lo avete fatto in tantissimi, migliaia di commenti sotto il video precedente, Miliardi di milioni di... nei quali chiedevamo al Lidl di farci avere i performance che negli altri paesi stanno arrivando, invece da noi ancora, diciamo, si vedono col contagocce, forse ne sono usciti 2 o 3. Quindi commentate anche questa volta, facciamoci sentire, chiediamo a gran voce i prodotti della performance, perché effettivamente ci siamo stancati di vedere sempre le stesse cose e soprattutto sono già cose che possediamo, quindi che senso ha? Non le compreremmo, infatti i cestoni rimangono pieni. Comunque, questo è il volantino con i prodotti della Parkside, con le uscite comprese fra il 27 febbraio e il 5 marzo 2023. Io sono Riccardo, benvenuti nel mio canale YouTube, leggiamo il volantino e vediamo quello che troviamo. Iniziamo. E andiamo quindi subito a pagina 16 del volantino, con le uscite che troveremo da lunedì giorno 27 febbraio 2023. Il primo prodotto che vediamo in alto sulla sinistra è la taglierina al plasma, che ci permette di tagliare il metallo facendo dei tagli articolati. Costerà 229 euro e la comodità di questo tipo di taglierina rispetto a quella che già vi ho recensito di colore verde è il fatto che abbia il compressore integrato. Il prezzo è vantaggiosissimo, funziona bene. Nella prova che vi ho fatto durante la recensione vi ho dimostrato come riesca a tagliare davvero senza difficoltà e come effettivamente un prodotto di questo tipo, in alcune circostanze dove non si può utilizzare il flex, non si possono utilizzare altri strumenti, sia quasi indispensabile. E dei prodotti di marchio blasonato, ma non solo, anche poco conosciuti, si trovano con cifre che siano almeno il doppio, quindi ragazzi, se vi serve andate a comprarla, perché escono così raramente che potrebbe ritornare chissà quando. Allora, come vediamo qua abbiamo la scritta con compressore integrato, accessori inclusi, ovviamente troveremo la pinza per la massa, la torcia per poter fare i tagli e alcuni accessori che permettono di fare dei movimenti in modo più fluido, quindi con delle rotelline, ma nella recensione vi spiego un po' tutto. La potenza è regolabile da 15 fino a 40 A e possiamo sia escludere il compressore interno e quindi utilizzare un compressore esterno, oppure sfruttare quello che troviamo all'interno, che comunque è sufficiente. Più in basso invece troviamo un set pinze per idraulica, 3 pezzi oppure pinza polygrip. Si tratta di pinze che ci permettono di fare dei lavori di idraulica sia per girare dei tubi, per avvitare e svitare i bulloni eccetera, e una in particolare ha un rivestimento in gomma che ci permette di avere un buon grip nel caso in cui dobbiamo avvitare e svitare per esempio le ghiere che collegano i tubi dei sifoni, e costeranno 14,99 euro. Su queste c'è poco da dire, la qualità ovviamente non è elevata, non è un prodotto professionale, però io le possiedo, le utilizzo e per fare dei lavori in ambito domestico vanno più che bene, soprattutto perché non si utilizzano, almeno ci si augura di non utilizzarle molto di frequente. Questa invece è una pinza rivettatrice con accessori, 151 pezzi, anche questa ve l'ho già recensita, la possiedo, l'ho utilizzata poche volte perché non è il mio lavoro, ma tutte quelle volte che l'ho utilizzata è stata praticamente indispensabile. In poche parole permette di utilizzarla come una normale pinza rivettatrice, che anziché lasciare un rivetto che serva ad unire dei pezzi fra di loro, in questo caso blocca un rivetto che ha la parte interna, quindi una boccola filettata, e che quindi ci permette di evitare ad esempio sulle lamiere nel caso in cui si debbano montare degli accessori in automobile, o nel caso in cui abbiamo necessità per un motivo qualunque di avvitare delle viti appunto dove lo spessore del materiale non ce lo consente, di ampliare lo spessore dello stesso utilizzando tutta la lunghezza della boccola. Ovviamente le boccole in dotazione sono di diametri differenti e anche gli accessori che ci permettono di tirarle e quindi di fissarle saranno intercambiabili, consentendoci di utilizzare una o l'altra, e troveremo anche delle chiavi che ci faciliteranno nello smontaggio. Questo sempre in tema di idraulica invece è un set per filettatura, 4 teste di taglio, manico per cricco in 2 parti e cricchetto per boccola, permette una trasmissione sfalsata della forza, teste di taglio posizionate a cono per una migliore tenuta, è tutto contenuto all'interno di una valigetta. In poche parole questo serve per fare le filettature sui tubi metallici che si utilizzano appunto in idraulica. Ha un sistema che permette, inserendo questo manico in questa parte filettata in alto, di avvitare in senso orario, quindi di creare la filettatura, e poi dando un comando tramite un selettore si può girare nel senso opposto, quindi ci consente di filettare manualmente un tubo in modo da poter poi avvitare con dei connettori eccetera. Ovviamente il tubo deve essere fissato su una morsa o comunque deve essere tenuto con una chiave che abbia una buona forza. Qua a destra invece troviamo un set per svasatura doppia,
tagliatubi di plastica, tagliatubi o pinza piegatubi, e sono degli accessori anche in questo caso che si utilizzano in idraulica. Alcuni possono essere utilizzati anche per fare dei lavori sui condizionatori e in quel caso vi sconsiglio vivamente di metterci le mani. Rivolgetevi a dei professionisti perché è necessario essere abilitati per poter lavorare sui condizionatori. Comunque la piegatubi ha una forma quasi di pinza che in base alle impostazioni che daremo ci permette di avere delle piegature. Quest'altro aggeggio invece ci permette con dei tubi in rame, grazie ad una rotellina affilata e facendolo ruotare, di poterli dividere in modo netto, e poi questo serve a fare la svasatura per poter mettere i raccordi. E questa, ve l'ho già recensita, invece è la pinza per tagliare i tubi in multistrato e me l'avete vista utilizzare anche recentemente quando ho fatto la recensione della pinza che serve per crimpare le boccole che vanno utilizzate appunto con la crimpatrice, e costeranno 7,99 €, anche se io ricordo di aver pagato questa pinza mi pare 4,99 €. Comunque sulla destra, a proposito di prezzi e aumenti, troviamo il compressore da 24 litri che io ho pagato 119 € a suo tempo, ma mi pare che addirittura forse l'anno prima costasse 99 e adesso costa 149 €. Il prezzo effettivamente si sta facendo importante in questo caso, insomma la convenienza di scegliere un prodotto che esce raramente e attendere la sua uscita rispetto ad uno che si trova disponibile nel Brico, diciamo, viene vanificata. La qualità è la stessa di quella del Brico, però dover attendere per poi spendere la stessa cifra forse non ha molto senso. Comunque, compressore 24 litri, regolabile da 0 a 10 bar, 2 manometri con scala in bar e in PSI, riduttore di pressione per la regolazione della pressione di lavoro, capacità di aspirazione 260 litri al minuto, erogazione effettiva 7 bar, 103 litri al minuto, 1 kW e 8. E in dotazione a quanto pare viene dato solamente il tubo per l'aria compressa, quindi non ci sono nemmeno altri accessori. Però troveremo la pistola d'aria compressa per verniciare a spruzzo al costo di 12,99 €, serve per dipingere, quindi questa vaschetta si riempie di colore e poi in base all'impostazione potremo avere un getto che sia orizzontale, verticale oppure rotondo, ma io questo tipo di erogatore praticamente possiamo dire che non l'ho quasi mai utilizzato, quindi non so parlarvene, non so darvi un parere perché non ho esperienza in merito. Questa invece è la pistola sparapunti ad aria compressa. Su questa sono più che soddisfatto, funziona benissimo e permette di sparare dei chiodi per poter fissare fra di loro dei pezzi in legno, eccetera. Caricatore da 100 pezzi con indicatore del livello di carica, quindi possiamo vedere tramite una finestrella laterale quante graffette ci sono ancora all'interno. La pressione di esercizio sarà di 8 bar e in dotazione troveremo 1000 graffette e 1000 chiodi con lunghezze differenti, ma vi lascerò il link per poter comprare i chiodi e le graffette della misura corretta, più il link ovviamente alla recensione perché ho fatto un video approfondito. Poi sulla destra troviamo anche degli accessori, quindi una valigetta che contiene sia un avvitatore a percussione, un avvitatore a cricco, una levigatrice ad aria compressa, una pistola di soffiaggio e un trapano scalpellatore, e incluso anche di accessori, quindi consumabili per poterlo utilizzare, e anche l'olio che in questo tipo di utensili, tranne nella pistola a spruzzo, va messo per evitare usura, comunque lubrificare la parte interna. Però attenzione, perché questi accessori, quindi questi utensili che vedete da questa parte, non si possono utilizzare con questo compressore. Purtroppo l'aria necessaria per poter lavorare con questi utensili è molto di più, quindi vanno utilizzati con compressori professionali ed essendo degli utensili di utilizzo hobbistico, diciamo, vanno in conflitto un pochettino con la situazione. Abbiamo un compressore professionale, possibilmente siamo dei professionisti e non acquistiamo dei prodotti da hobbista. Comunque, se possediamo un compressore molto potente, possiamo sfruttarli. In basso lo stesso giorno saranno in vendita anche i set di graffe o chiodi, quindi 1000, 1200, 1600 oppure 3200 pezzi, in base alle dimensioni di quello che comprerete. Poi, sempre in tema aria compressa, ci sarà un tubo per aria compressa con avvolgicavo da 20 metri che permette di avvolgere in questa bobina tutto il tubo, raccogliendolo in modo ordinato e quindi evitando di avere il tubo tra i piedi, a differenza di quest'altro che invece costa 9,99 € ma sarà lungo solo 10 metri e che una volta svolto e montato nel compressore poi sarà sempre in giro. Questo invece permette di essere molto più ordinati e ci permette pure di trasportarlo da un punto a un altro con facilità. Entrambi comunque hanno le stesse caratteristiche, possono lavorare con una pressione di esercizio massima di 16 bar a 23 gradi e di 11 bar a 60 gradi. Quindi ci accontentano da una parte mettendo un performance, ma ci danno pochi prodotti, però anche se sono pochi, questa volta devo dire che obiettivamente sono interessanti. La rivettatrice per boccole filettate è interessantissima, molto utile, lo stesso per quanto riguarda la taglierina al plasma e il tubo per l'aria compressa. Poi c'è gente che mi chiede sotto nei commenti da tantissimo tempo quando sarebbe uscita la pistola sparapunti ad aria compressa ed eccola qua. Quindi degli articoli che alla fine sono molto utili. Qualcuno lo vedo più per utilizzo professionale
non tanto indicato, diciamo, per utilizzo hobbistico. C'è chi è che per hobby ha bisogno di filettare per esempio i tubi da idraulica. Può succedere se si stanno facendo dei lavori in casa, però non è un articolo richiesto e ricercato come quelli che vogliamo noi. Dateci i performance, commentate, non dimenticatelo e iscrivetevi al canale, facciamolo crescere, così la Lidl dice ma se un canale con tutti questi iscritti ci chiede di mandare i performance, e allora mandiamolo, quindi iscrivetevi. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto, vi è tenuto compagnia, vi è stato utile eccetera, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti in modo da attivare le notifiche, ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!